In quel dibattito in cui c'è il climatologo o la climatologa e il negazionista o la negazionista, a noi piace molto di più ascoltare il negazionista. È più facile, ci toglie uno zainetto dalle spalle. La fusione dei ghiacci in Groenlandia ha già superato il punto di non ritorno. La corrente termoalina, quindi le correnti oceaniche come la corrente del Golfo, eccetera eccetera, è un punto di non ritorno. Non l'abbiamo ancora superato, ma è molto sensibile. Siamo in un periodo di inattivismo. Magari mi vai a occupare un'autostrada e quello che stai facendo è creare il disagio alla mamma che deve andare a prendere il figlio a scuola per poi tornare in ufficio, alla guardia medica che deve portare medicinali alle persone che sono a casa e non possono muoversi. Secondo me c'è sempre una difficoltà enorme quando si parla di clima, che è quella di capire che in realtà non c'è un dibattito. Cioè io penso che il clima sia una delle cose dove c'è più consenso scientifico di tutte, forse la forza di gravità al massimo ci va sopra, però in qualche modo si è creata una situazione dove c'è l'impressione che ci siano due campane, una che dice sì, è completamente, quasi il 100% responsabilità delle attività umane, quello che sta succedendo al nostro pianeta, e l'altra invece no. Ma si chiama false balance, no? Falso bilanciamento, questa percezione che abbiamo di un tema ancora sottoposto a dibattito, soprattutto perché spesso il tema del cambiamento climatico viene proposto anche nei media con il climatologo o la climatologa e il negazionista, e quindi ovviamente chi per esempio guarda da casa una trasmissione in cui gli interlocutori sono questi due, la prima cosa che pensa, tutto sommato anche è ragionevole, certo. Non sono d'accordo neanche loro se entrambe le persone vengono presentate come due persone preparate dal punto di vista scientifico, due esperti, diciamo, e quindi titolate a parlare ad esempio in una trasmissione televisiva. Ovviamente si ha questa percezione di falso bilanciamento, ovvero del fatto che ci sia ancora un 50-50, quando, come sappiamo bene tutti, in realtà, e come hai appena detto tu, il dibattito scientifico da questo punto di vista non esiste, ovvero soprattutto sulla correlazione, quindi il legame, il rapporto causa-effetto tra emissioni di gas serra, emissioni di gas climalteranti e aumento delle temperature dell'atmosfera terrestre, tanto che nell'ultimo report dell'IPCC, il pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, è stato utilizzato il termine inequivocabile per descrivere questa correlazione, che come ben sai in un testo scientifico è davvero inusuale trovare una parola basta, una parola che si tende a non utilizzare, perché ovviamente non hai mai il 100% di possibilità sì, perché la scienza non si alimenta di certezze, anzi si alimenta del dubbio, però deve essere un dubbio ragionato, deve essere un dubbio portato avanti con metodo scientifico. Sì, un dubbio sano, tu dici, deve essere. Però allora cioè, io non riesco davvero a capire come mai. Poi in realtà anch'io mi scontro tantissimo con questo mondo, no? In tutti gli ambiti scientifici alla fine c'è sempre la parte del complottismo, del negazionismo. Sulla Luna non so se ci siamo stati, quella foto, quella cosa non mi convince. E nel clima però appunto ci sono tantissime evidenze ormai, come dici tu, inequivocabilmente siamo noi i responsabili di quello che sta succedendo. Allo stesso tempo però non riesce ad arrivare questa cosa alle persone, ad alcune persone naturalmente, e anche quando si cerca di comunicare questa cosa qua comunque c'è una certa resistenza. Ma credo che i fattori siano diversi, nel senso che il motivo per cui c'è questo delay, questo ritardo, che viene tecnicamente definito climate delay, risiede innanzitutto sul fatto che la comunicazione del cambiamento climatico nell'ultimo mezzo secolo è stata portata avanti in maniera sommaria e spesso e volentieri maldestra e se vogliamo anche scorretta, proprio cioè, per esempio? Nel senso che questa consapevolezza, questa diciamo percorso verso una piena consapevolezza del tema e quindi anche del problema è stata ritardata consapevolmente, disseminando il dubbio e quindi proponendo sempre questo tema in maniera fumosa, offuscando dati scientifici e verità scientifiche, e questo perché il tema del riscaldamento globale è un tema che contrasta con molti sistemi
economici estremamente importanti. Ovviamente non è un segreto per nessuno il fatto che siano i combustibili fossili ad essere responsabili del processo di riscaldamento atmosferico, perché quando noi immettiamo dei gas serra in atmosfera, queste molecole tendono proprio a interagire con la radiazione elettromagnetica, in particolar modo con l'infrarosso, andando ad aumentare quello che è il calore presente in atmosfera. E ovviamente anche nel momento in cui si conosceva molto bene questa correlazione, che è studiata dalla scienza ormai da più di un secolo, questa consapevolezza, questa verità scientifica è stata continuamente inquinata, disseminando, come abbiamo detto prima, il dubbio, proprio per rallentare quella che è la reazione. Sì, anche la transizione, diciamo, da un modello economico che si basa sui combustibili fossili fino a utilizzare magari del rinnovabile o altre cose, questo dici? Sì, si chiama proprio mercato del dubbio, ci sono diversi libri che parlano di questo meccanismo, e tra l'altro non è un mercato che riguarda solo il cambiamento climatico. No, certo. Per esempio mi viene come importante esempio la lotta contro il fumo. Anche nel momento in cui si sapeva che fumare fa male alla salute, si è accentuato, alimentato questo mercato del dubbio in maniera tale che in realtà le grandi multinazionali legate al commercio del tabacco potessero continuare mi a fare male, profitto. all'epoca addirittura si pagarono degli scienziati da parte delle multinazionali per produrre delle ricerche scientifiche, dei risultati scientifici, diciamo un po' che appunto spargevano del dubbio, per inquinare un pochino tutta la narrazione del fumo dannoso. È proprio quello che è avvenuto anche in relazione alla narrazione del cambiamento climatico, perché comunque ci sono diversi studi nel passato che hanno evidenziato questo effetto dei gas serra in atmosfera in termini di riscaldamento atmosferico, ma tutti questi studi sono stati in qualche modo insabbiati o inquinati, come dicevamo prima, in maniera tale che la consapevolezza e quindi tutte le reazioni e le strategie di mitigazione che ne sarebbero conseguite subissero un pesante ritardo, tant'è che siamo nel 2025 e ancora ne stiamo parlando, quindi direi che hanno funzionato. Adesso bella questa cosa che hai detto prima, però ti vorrei presentare, perché siamo partiti subito in quarta, se no ci perdiamo. Serena Giacomin è passata a trovarci, benvenuta. Grazie Vittorio. Ci racconti un po' chi sei, cosa fai, perché sei qua? Sì, io sono una fisica con specializzazione in fisica dell'atmosfera, meteorologia e climatologia, quindi mi occupo in realtà di queste due materie che spesso vengono confuse tra di loro. Meteorologia e climatologia hanno tanti aspetti in comune, però altrettante differenze, quindi rispondono a domande che sono diverse, e sono la direttrice scientifica dell'Italian Climate Network, che è un'associazione che si occupa proprio di reazione alla crisi climatica nella maniera più propositiva possibile, quindi con dei progetti nelle scuole, oppure facendo advocacy, che vuol dire sostegno, spinta, pressione verso le rappresentanze e i decisori che nella loro realtà possono magari andare ad individuare quelle che sono le politiche, le strategie di adattamento e mitigazione, proprio per dare uno sguardo verso il futuro in maniera un po' più costruttiva e positiva. Diciamo che fai un lavoro abbastanza complesso dal mio punto di vista, appunto perché ti scontri con tutte queste dinamiche che sono, immagino, molto, molto difficili da affrontare, no, quotidianamente. Ma quella cosa che dicevi prima dell'inquinare, no, un po' la narrazione del cambiamento climatico, succede ancora oggi? O meno? Allora, succede in modo diverso, nel senso che quello che abbiamo osservato è proprio una transizione anche del negazionismo, nel senso che prima banalmente si negava quello che è il processo di riscaldamento dell'atmosfera. Certo. Questo adesso è difficile farlo, anche perché i dati sono inequivocabili. Quello che è il processo di riscaldamento dell'atmosfera, tra l'altro, sono dati registrati, non previsti, per cui nel momento in cui si va ad analizzare l'andamento dal 1880 fino ai giorni nostri, non si può dire che l'atmosfera non stia subendo anche un'accelerazione in termini di riscaldamento, per cui la narrazione del negazionismo è cambiata inevitabilmente. Certo. È cambiata e ha iniziato a affermare che in realtà non è colpa dell'uomo, non sono le emissioni di CO2 antropiche, quindi dovute alle attività umane, quindi alla combustione di combustibili fossili, parliamo di petrolio, gas naturale e carbone, ma è la naturalità del clima.
Una delle frasi che si sente dire più spesso nel momento in cui si vuole o negare o minimizzare il riscaldamento dell'atmosfera è: ma il clima è sempre cambiato sulla Terra. È vero, questa è una frase che si sente E il clima è sempre cambiato, quindi è normale che lo faccia anche adesso. La risposta è che non esiste un climatologo, una climatologa capace di dire il contrario, perché è vero, il clima sulla Terra è sempre cambiato, certo. ma il problema è la rapidità con cui sta cambiando adesso, e anche, se vogliamo, il motivo, nel senso che se si vogliono trovare delle soluzioni bisogna individuare bene l'ostacolo per poi riuscire a superarlo. L'ostacolo l'abbiamo individuato molto bene. E questa forse è la cosa che stupisce, cioè perché anche a livello scientifico e, se vogliamo, anche a livello tecnologico, noi abbiamo tutti questi strumenti in mano ma non riusciamo a trasformarlo in soluzioni. Dovremmo desiderarlo un po'. Ma tutti. Tutti questi dati, no? Tu spesso, un'altra cosa che secondo me si fa fatica a capire è: io analizzo la storia del pianeta e verifico che negli ultimi 50-60 anni c'è proprio un picco, no? Nelle varie curve di temperatura media, di particelle per milione di CO2 nell'atmosfera, eccetera, eccetera, c'è un picco che sicuramente è molto anomalo e ovviamente coincide con l'incremento delle attività umane. Benissimo, ma la domanda può essere anche: come faccio io a sapere tutto quello che è successo prima, no? Cioè, come faccio ad avere dei dati magari di decine di migliaia, se non milioni di anni della Terra, ed effettivamente essere sicuro che questo cambiamento non sia mai avvenuto in maniera così ripida, così evidente, e che quindi di conseguenza siano gli umani responsabili? Ma è una domanda assolutamente lecita, ma forse conosciamo troppo poco una materia estremamente importante che si chiama paleoclimatologia, che è capace di raccogliere dati nel lontanissimo passato e lo fa con i cosiddetti data proxy, quindi quei dati che magari non sono come quelli che siamo abituati a leggere sensori nel momento in cui vogliamo sapere qualcosa della nostra atmosfera, quindi può essere un termometro, un barometro, un igrometro, ma lo fa raccogliendo degli altri indizi tramite le sezioni degli alberi, la presenza di pollini, le famosissime carote di ghiaccio, che comunque riescono a raccontarci qualcosa del clima fino a centinaia cosa sono queste? di migliaia Raccontamele di anni. bene, che io ho sempre sentito parlare, ma non... Ci sono dei progetti che sono dei progetti davvero importanti, che prevedono proprio il fatto di trivellare il ghiaccio in profondità anche di chilometri e di raccogliere quindi dati relativi al lontano passato, proprio perché il ghiaccio è come se fosse un archivio storico è di rimasto quelle lì che erano, esatto, anche le componenti atmosferiche, tra cui ovviamente le vari tipi di particelle, nonché la presenza anche in atmosfera di CO2. Ovviamente è una collezione di dati, ce lo dobbiamo immaginare così, che è in grado di mappare l'andamento su scala globale fino al lontano passato, ma la cosa forse interessante è che noi abbiamo i modelli climatici che vanno avanti nel futuro ma vanno anche indietro nel passato, e quindi ci aiutano a ricostruire un po' come se fosse una specie di puzzle, mettendo insieme tutti gli elementi, quella che è la storia del nostro pianeta. E confrontandola magari con prove che raccogliamo anche dal carotaggio, eccetera, possiamo capire se anche i modelli hanno senso, se funzionano. Sì, mettendo tutto insieme si riesce a andare a ricostruire in maniera rigorosa quello che è stato l'andamento, per esempio, della CO2 in atmosfera, e si vede che, ovviamente si sa che la CO2 è presente naturalmente in atmosfera, e meno male che è così, perché se non ci fosse la CO2 la temperatura media dell'atmosfera terrestre sarebbe intorno ai meno 18 gradi, quindi non saremmo qui a parlarne. Il nostro pianeta è abituato a vivere con delle fluttuazioni anche importanti di CO2, però con una concentrazione massima intorno ai 280-300 parti per milione. Il problema è che adesso siamo arrivati a 420 parti per milione, e quindi anche in questo caso non è la presenza di CO2 la cosa preoccupante, ma è la concentrazione. Se noi continuiamo a emettere in atmosfera quei gas che hanno proprio questa capacità di far aumentare la temperatura atmosferica terrestre, quello che ci dobbiamo aspettare è una maggiore energia in atmosfera, e quindi anche un clima che è più difficile da sopportare. Ma secondo te perché c'è questa, cioè nel senso, io ho molto l'impressione che la narrazione di non siamo sicuri che sia l'uomo, le persone la accettano perché in questo modo è come dire: io
mi tolgo dal problema, cioè io non posso fare niente per risolverlo, forse perché il problema è troppo grande per noi? Cioè questa è la reazione che mi viene da pensare. Qui torniamo quasi alla parte iniziale, no? Tu all'inizio giustamente mi hai detto come mai nonostante ci sia un consenso e nonostante tutta questa, diciamo, letteratura scientifica a disposizione, siamo ancora qui a parlarne. Da una parte c'è quel mercato del dubbio che ci ha come collettività globale allontanata da una vera presa di coscienza. Poi la consapevolezza è necessaria ma non sufficiente, nel senso che da quella poi dovrebbe partire tutta insomma le strategie di adattamento e mitigazione. Quindi da una parte c'è stato questo inquinamento del dibattito scientifico, dall'altra che è un aspetto molto importante secondo me da assolutamente non sottovalutare, è il nostro rapporto anche dal punto di vista emotivo e psicologico che abbiamo con un tema come il cambiamento climatico, va ad alimentare un senso di colpa che non ci piace per niente, per cui no, certo. in quel dibattito in cui c'è il climatologo o la climatologa e il negazionista o la negazionista, a noi piace molto di più ascoltare il negazionista o la negazionista. È più facile. È più facile, ci toglie uno zainetto dalle spalle, ci dice che tutto sommato non è colpa nostra, ci mette certamente di fronte a un'imprevedibilità maggiore, perché tutto sommato noi dovremmo essere in grado di dire benissimo, se conosciamo chi è la causa del problema abbiamo già metà della soluzione, no? Certo, ovvio, sì. Invece se la colpa non è nostra non ci possiamo fare niente, quindi bisognerebbe riuscire a vedere il bicchiere mezzo pieno, e invece preferiamo non sentire il peso del senso di colpa sulle nostre spalle. E poi c'è anche tutto un tema legato alle persone che sono autorevoli e che spesso diciamo seguono un po' la corrente negazionista, cioè questa è una cosa che succede in tutti i campi della scienza, no? In Italia abbiamo il nostro professor Zichichi, ne abbiamo tantissimi altri che comunque hanno preso una deriva negazionista abbastanza importante e che però sono un cavallo di battaglia per chi vuole sostenere queste tesi, perché hai visto, lo dice anche la persona esperta, la persona competente, il professorone. Probabilmente anche mia madre si fida più di Zichichi che di me. Salutiamo la mamma. Salutiamo la mamma. È questa la cosa, nel senso che hanno un'autorevolezza sicuramente importante, anche perché sono riconosciuti da tanto tempo, quindi nel momento in cui loro affermano un qualcosa che in realtà va contro quello che la scienza a livello internazionale riesce a dire ad oggi, è un problema enorme, no? Com'è? C'è un modo per, tra virgolette, difendersi da questi preconcetti? Cioè io persona, cioè mettiti sempre secondo me nell'ordine delle idee, che io sono una persona magari qualsiasi, sto guardando il talk show di turno o non lo so, qualsiasi programma, e ho da una parte un professore, dall'altra una persona magari meno autorevole sulla carta, cioè con meno credenziali, però io devo analizzare quello che viene detto e le prove che vengono portate. Come faccio secondo te a difendermi da questi meccanismi di autorità? Ma io credo che dal divano di casa, onestamente, te lo dico con franchezza, sia veramente complicato. Allora, sia un fattore culturale, cioè, parlando in maniera estremamente onesta, se in televisione vedi me che parlo del report dell'IPCC, quindi non è che dico cose che sostiene Serena Giacomin, certo. Ok? Porto avanti quello che è appena stato pubblicato dalla rassegna scientifica più accreditata e rigorosa che abbiamo a disposizione sulle scienze climatiche e sulle strategie di adattamento e mitigazione, ok? Quindi non farina del sacco mia, ma un qualcosa che la scienza è riuscita a produrre e a pubblicare. Dall'altra parte vedi un professore universitario che dice che quel report lì non è rappresentativo di quello che la scienza in realtà sostiene sul cambiamento climatico. Chi è seduto a casa? Prima di tutto c'è un gap di percezione enorme per il fatto che magari io sono più giovane e l'altro è più esperto e più anziano. Non dimenticherei il fatto che io sono donna e l'altro è uomo, e non lo dico con un senso di vittimismo, semplicemente è fattuale, abbastanza. È una realtà. Il motivo per cui lo dico è che anche in questo caso avere bene a fuoco il problema ci aiuta in un qualche modo a, laddove ci siano, individuare le soluzioni. Io credo che oltre alla transizione ecologica e energetica noi abbiamo molto bisogno di una transizione culturale, e questa necessariamente è lenta, per cui sappiamo che ci sono dei problemi e noi in maniera instancabile cerchiamo di fare
quello che riusciamo a fare e possiamo fare per magari andare a equilibrare laddove ci sono dei disequilibri e aiutare la scienza a entrare nelle case di tutti in maniera il più possibile corretta e rigorosa. Dal punto di vista della comunicazione su tutti i media, io credo che una parte importante la debbano fare i professionisti della comunicazione, a partire dai giornalisti, ma anche i divulgatori di vario genere, riuscendo a comprendere che la scienza non sempre si rispetta nel momento in cui si dà voce a tutti quanti. Certo, sì, assolutamente. Però si parla spesso anche di un'altra cosa, ecco. Un altro tema interessante è, da una parte si cerca di comunicare la scienza, dall'altra c'è il negazionismo, e io spesso trovo due estremi anche di queste due fazioni, che sono proprio gli estremismi più forti, perché da un lato c'è il catastrofismo, no? Cioè siamo in ritardo, non ce la faremo mai, stiamo per morire tutti, che ha addirittura dato vita a dei nuovi sentimenti che hanno preso dei nomi nuovi, come l'ecoansia, e dall'altro poi c'è invece il negazionismo estremo. Ecco, io credo che queste due cose siano entrambe sbagliate, perché non è vero che stiamo per morire tutti, non è vero che non abbiamo assolutamente nessuna colpa, anzi c'è una via di mezzo, secondo me, che è quella che dovremmo forse cercare, perché se noi riusciamo a comunicare, come dicevi prima, in maniera neutra, è chiaro che è meno attraente perché è meno polarizzante, no? Però allo stesso tempo ci può dire: guardate, la situazione è questa, è importante, è seria, però possiamo fare qualcosa, abbiamo delle tecnologie per fare qualcosa. Oggi siamo in un momento dove possiamo influenzare il nostro clima, dove possiamo cambiare realmente le sorti nostre, del pianeta, possiamo dire così, no? Ci racconti un po' qual è davvero la situazione? Cioè, a che punto siamo, cosa stiamo facendo, cosa possiamo fare come Europa, come Occidente e come sistema pianeta per contrastare tutto questo? Cioè, cerchiamo di fare una panoramica chiara, perché questo è importantissimo secondo me. Dalla tua domanda emerge molto chiaramente quanto sia difficile, complicato, no? Fare comunicazione sul tema del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici. Io credo che la cosa più importante da questo punto di vista sia avere un obiettivo, cioè bisognerebbe chiedersi qual è l'obiettivo per cui tu fai comunicazione. Quindi tolto il macro tema, che al negazionista, una volta riconosciuto, non dovresti dare spazio, ok? Questo è un macro problema, possiamo dirlo così. Certo. Poi abbiamo una serie di micro problemi da risolvere. E si riescono a risolvere nel momento in cui si ha ben chiaro l'obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di innescare una reazione propositiva verso il cambiamento, credo, no? Certo, potremmo definirlo come obiettivo, come quello più importante. Quindi non deve essere quello di fare, come si chiama, clickbait, insomma, di fare click, non deve essere quello di fare sensazionalismo, non deve essere quello di continuare a creare un senso di minaccia. L'obiettivo deve essere quello di innescare una reazione propositiva. Sì, perché è quello poi che si percepisce, no? Cioè lo scienziato mi sta dicendo che io sono sbagliato, che devo cambiare, che se non cambio sono cattivo. E seguendo questo principio, poi alla fine la modalità con cui tu comunichi il tema inevitabilmente cambia, soprattutto perché ti rendi conto, ma qui c'è una letteratura scientifica, nel senso che più orientata su sociologia e psicologia, quindi usciamo fuori un attimo dal mio ambito, però ho fatto delle letture su questo anche per capire. Quando tu parli di cambiamento climatico, di fenomeni meteorologici intensi, estremi, insomma altamente impattanti, che cosa succede nella testa delle persone? Si innalzano una serie di barriere psicologiche, fino ad arrivare al negazionismo, nel senso che noi abbiamo i negazionisti professionisti, che sono quelli che poi pubblicano i libri sulla CO2, fa bene? Sì, che sono quelli, io li chiamo i negazionisti cattivi, che sono quelli in malafede fondamentalmente. Che poi sono anche abituati alle telecamere, che vengono invitati spesso, eccetera, eccetera, ok. E poi ci sono i negazionisti che per timore, per paura, nel senso che riconoscono il tema dell'estremizzazione climatica come altamente minaccioso, anche perché la maggior parte delle volte il tema del cambiamento climatico, c'è anche uno studio che dice più del 70% delle volte in cui si parla di cambiamento climatico lo si fa in modo minaccioso, con il senso di minaccia. Sì, vero. Questo senso di minaccia in realtà, allora, da un certo punto di vista, alcune volte le notizie relative al cambiamento climatico le troviamo dissonanti, non le riconosciamo, non fanno parte della nostra quotidianità.
i ghiacci che fondono, l'Artico che insomma è messo come è messo, gli orsi polari bianchi che sono magri e non riescono a cacciare perché hanno gli ecosistemi. Noi entriamo in ansia, ci dispiace, ma anche le isole Kiribati che vanno sott'acqua, sì. Noi le vediamo ma è troppo distante, quindi c'è quella barriera psicologica della distanza sia nel tempo che nello spazio, per cui non riusciamo a fare nostro il problema. Poi c'è la barriera psicologica dell'identità, questa è ancora più subdola, cioè c'è Greta Thunberg. Se Greta Thunberg ci sta simpatica, noi ci leghiamo al tema del cambiamento climatico, se ci sta antipatica lo allontaniamo. Quindi praticamente il focus non è più sul tema ma è sulla persona, che certamente può avere Greta Thunberg comunque ha un'influenza e ha alzato enormemente l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico, questo è un dato oggettivo. Certo. Dall'altra parte però bisogna stare attenti perché poi il tema non è più il cambiamento climatico, dai in mano a una persona il simbolo di una lotta che non deve essere personale. E di un tema come il cambiamento climatico che è complesso, nel senso che è proprio multifattoriale, esatto, sistemico, eccetera. Non c'è una persona che può ergersi a cavaliere di questo, cioè è portatore molto rischioso, è rischioso, è estremamente rischioso, perché si rischia di non riuscire a mettere a fuoco poi anche la complessità del tema e le varie necessità che si devono affrontare per provare a superarlo, no? Come problema. Secondo me siamo un po' arrivati anche a questa cosa qua, no? Perché effettivamente quello che è successo, no? C'è chi detesta la Greta Thunberg di turno, c'è chi la segue a spada tratta. Sì, si è polarizzata la situazione. Si è un po' divisa la situazione. E poi, cioè, detto onestamente, dopo finisci anche per andare a vedere che il programma dei vari Fridays for Future vuole lottare per la lotta al cambiamento climatico, però rifiuta per esempio il nucleare, che come tu sai anche all'interno dei rapporti IPCC è inserito in diversi scenari per una transizione verso il net zero 2050. Quindi c'è anche un po' di ideologia all'interno degli stessi attivisti, diciamo in realtà così. Quello che hai appena detto tu va a dimostrare proprio il fatto che poi dopo il Friday for Future, con tutto che magari prende delle posizioni che possono essere in contrasto con quella che è la nostra idea, no, di strategia di mitigazione, ma diventano la rappresentanza del tema della mitigazione rispetto al cambiamento climatico, e questa cosa non va bene. Nel senso che poi dopo loro diventano, magari nella nostra testa, non dico in generale, certo. ma la bandiera di una necessità, chiamiamola così, e questo è estremamente pericoloso. Difatti la situazione attualmente è molto polarizzata tra chi lotta in maniera decisa, se vogliamo in qualche modo dirompente, magari alcune volte anche in un modo che non ci piace, sul tema del cambiamento climatico, e chi non ne vuole più sentir parlare, sostanzialmente, perché è un tema difficile, è un tema che stanca, è un tema che spesso viene narrato anche in maniera abbastanza consapevole come un qualcosa che costa, la transizione costa, insomma non sono delle... Sì, poi c'è sempre questa... raccolgo informazioni dai commenti del mio canale di YouTube, che ovviamente non sono assolutamente rappresentativi della popolazione, però secondo me ci danno degli spunti interessanti. Ci vogliono vendere una propaganda green, no? Per acquistare il veicolo elettrico, per evitare di consumare, per stare sempre di meno, per controllarci sempre di più. Cioè, c'è questa idea, no, in una certa parte di popolazione, secondo te? Beh, direi assolutamente sì, nel senso che è così che viene presentata oggi la transizione ecologica. Quindi dici che il problema è a monte? La presentazione è sbagliata? Beh, attualmente anche dal punto di vista politico mi sembra che la transizione non venga presentata come un qualcosa di... possibilmente evolutivo anche dal punto di vista di sistema socio-economico, ma come un qualcosa che costa o che addirittura mette in ginocchio quello che è il nostro sistema produttivo. Però forse bisognerebbe tornare un po' al concetto di transizione, con tutto che è decenni che se ne parla. Quindi il problema è la transizione o il fatto che non si sia ancora fatta? Il problema è la transizione o il fatto che non siamo capaci di portarla avanti in maniera ordinata o disordinata? Allora, non sono report di Greenpeace o di una qualsiasi associazione ambientalista, ho detto Greenpeace perché è la prima che mi è venuta in mente, ma sono report della Banca Centrale Europea piuttosto che della Banca Mondiale, che va ad analizzare
in un'ottica di analisi e gestione del rischio, perché questo è un qualcosa che fanno sistematicamente, quanto costa il cambiamento climatico e quanto costa la transizione, ma non c'è un unico scenario, quanto costa la transizione se fatta in maniera ordinata o quanto costa la transizione se fatta in maniera disordinata. Cosa vuol dire ordinato o disordinata? Ordinata vuol dire che dovevamo partire insomma 10-20 anni fa e guidare una transizione giusta, quindi andando a lavorare. Quando si parla di strategia non c'è ovviamente un'unica soluzione, non è l'auto elettrica la soluzione a tutto, no, certo. Non è l'efficientamento degli edifici. Poi se tu mi chiedi ma è importante l'auto elettrica, io ti posso dire sì, ma all'interno di una strategia, all'interno di un sistema. Perché l'auto elettrica da sola non può risolvere il problema. È importante il fatto di rendere i nostri edifici più efficienti dal punto di vista energetico, è estremamente importante, è importantissimo, ma anche in questo caso all'interno di un sistema fatto di cambiamenti che possono aiutarci appunto ad adattarci e a mitigare. Più aspettiamo, più la transizione è disordinata, e quindi questo vuol dire che dal punto di vista economico è più impattante, è più costosa e più impattante. Quando dico impattante vuol dire che non solo ci costa di più, ma ovviamente il cambiamento può risultare scioccante. Basti pensare a uno dei cavalli di battaglia di chi vuole andare contro la transizione, alla questione dei posti di lavoro. Tu più aspetti e più questa transizione diventa difficile e violenta, perché devi cambiare un sistema che è fatto in un determinato modo in un sistema che è fatto in un altro modo. È impossibile? No, però è complesso, per cui più aspetti e più questa transizione in realtà risulterà ancora più difficile. Questo è un modo di pensare che forse ci potrebbe aiutare a capire che questa transizione dovremmo innanzitutto desiderarla tutti quanti, e dovremmo capire che ritardare in realtà è un qualcosa che fa male a noi, e poi non è retorica, io credo possa essere considerato comunque un pensiero concreto, il fatto che se non ci prendiamo noi la responsabilità di questo cambiamento, la responsabilità se la prenderà qualcuno che viene dopo. E questo qualcuno che viene dopo inevitabilmente sono i giovanissimi e le generazioni future, e quindi questo va a ledere un principio fondamentale a cui dovremmo tenere tutti quanti, anche come generazione adulta, che è il principio di equità intergenerazionale, quindi il fatto di lasciare un pianeta, un sistema ricco di opportunità tanto quanto quello che abbiamo ricevuto noi, se non migliore, sarebbe desiderato. Migliore sarebbe ancora meglio. E cosa stiamo facendo adesso noi come Italia e come Europa in questo senso, o cosa non stiamo facendo anche? Allora, il contesto internazionale è evidentemente molto difficile per diversi motivi. Uno, perché è difficile se noi andiamo ad analizzare semplicemente quelle che sono le strategie di adattamento e mitigazione a livello internazionale. Sai che vengono discusse ampiamente durante le conferenze delle parti, l'ultima è stata quella di Belém in Brasile. È difficile perché c'è tutto un concetto di responsabilità. Quindi un'altra delle domande che viene spesso fatta è: sì, ma noi come Europa perché ci arrabattiamo così tanto nelle politiche di mitigazione, quindi di riduzione delle emissioni di gas serra, se poi c'è la Cina, ok? O c'è l'India? Discorso che ha un senso solo in parte, in minima parte mi viene da dire. Prima di tutto perché in cima alla classifica dei principali emettitori di gas serra ci sono ancora gli Stati Uniti, ad esempio, e anche l'Europa. Questo perché la brutta notizia è che la CO2 nel momento in cui entra nel ciclo in atmosfera ha una permanenza anche di quasi 100 anni, quindi noi, anche se oggi smettessimo di emettere i gas serra in atmosfera, tutti bravissimi, chiudiamo i rubinetti, basta, ma noi continueremo a vivere l'eredità emissiva di quello che è stato fatto in precedenza. E Europa e Stati Uniti ancora fanno la parte del leone, e non possiamo cancellare questa responsabilità, perché l'estremizzazione climatica che stiamo vivendo oggi ha dei diretti responsabili, e questi responsabili sono i paesi che si sono sviluppati utilizzando soprattutto delle politiche economiche basate sui combustibili fossili, quindi Europa, Stati Uniti e Europa. Certamente adesso la Cina è uno dei principali emettitori. In realtà il primo in classifica se si considera quanto si emette annualmente, ok? È vero che la Cina però... Invece, se si considera il totale emesso, tipo, sono primi. Esatto, il totale se si considera l'accumulato nel corso dei decenni. È vero che in realtà la Cina negli ultimissimi anni ha accelerato tantissimo in transizione energetica, e quindi ha delle politiche di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti e inquinanti, quindi facciamo questa differenza, ha delle politiche che sono estremamente ambiziose.
Ok, hanno individuato questa come loro priorità, sono molto più veloci di noi, sì. non sempre per buoni motivi, a diciamo mettere in campo quelle che sono le decisioni che vengono prese in maniera governativa, e quindi stanno veramente cavalcando questa cosa, Sì, e hanno tutta l'intenzione di diventare i capofila della transizione energetica, anche per, anzi, direi soprattutto per questioni economiche, ok? L'Europa in questo è timida, ed è ancora più timida, è diventata ancora più timida negli ultimi mesi e negli ultimi anni, quindi quello che si sta facendo è in parte decelerare quelle che erano delle politiche che erano state decise, come il Green Deal per esempio, in parte decelerare queste politiche in onore sempre di un concetto di just transition, che vede la necessità di fare una transizione però giusta e quindi meno impattante. Questo però ci fa diventare un po' fanalino di coda di questa transizione, oltre a rallentare quella che è la nostra necessaria corsa all'indipendenza energetica, per cui da questo punto di vista dovremmo un attimo cambiare ritmo e iniziare a vedere la transizione, andando a sottolineare quelle che sono le possibili opportunità e non solo quelli che sono i lati negativi, diciamo. Dovremmo fare una differenza tra il concetto di investimento e il concetto di costo. Bella questa cosa, sì, mi piace molto. Sì. Noi vediamo i costi, ma non riusciamo a intercettare il concetto di investimento. Che magari inizialmente avrà un flesso nella curva, però poi ci permetterà di salire più velocemente, certo. Ma vedi anche questa cosa, cioè noi se adesso smettiamo completamente, ancora per decine di anni vedremo gli effetti di quello che abbiamo emesso, cioè questa cosa rischia di sopraffarci, no? Proprio nella sua interezza, e dire cavolo, questa cosa è troppo grande. Cioè io Vittorio, che sono oggi a Milano qua seduto con te, che cosa cavolo posso fare? Ok, io posso fare il video con te oggi, possiamo parlare di divulgazione, possiamo cercare di dare il servizio migliore possibile, però non basta. E quindi cosa possiamo fare noi singoli? Cioè, qual è una cosa, un'azione, un'abitudine magari che possiamo prendere? Cioè, questo sentimento, no, di sopraffazione bisogna superarlo in qualche modo. Sì, come si dice, l'azione lega l'ansia, no? Sì. Nel senso che però le azioni possono essere tante. Io credo che forse la cosa più importante di tutte è quella di non cambiare una singola abitudine, però proprio cambiare il nostro modo di osservare il mondo, no? Noi facciamo molta fatica a individuare il concetto di limite, per esempio quando guardiamo l'atmosfera. Partiamo un po' alla larga, o guardiamo l'oceano. Noi vediamo l'orizzonte, così come l'atmosfera la vediamo infinita, ci sembra un qualcosa che noi possiamo trattare un po' come vogliamo, che tanto non cambia nulla. Stessa cosa per le risorse. Quindi dovremmo cercare di cambiare un po' questo meccanismo mentale, e da quello poi possono cambiare un po' le abitudini, ma alcune volte potrebbe venire anche naturale, perché abbiamo assunto delle abitudini negli ultimi decenni che, se guardate da fuori, sono un po' assurde. A me viene in mente allora, se qualcuno, anch'io ci ragiono su queste cose, no? Perché ovviamente sono delle domande che spesso mi vengono fatte, ma che anch'io nel mio piccolo mi faccio nella mia vita quotidiana. Io forse la cosa più assurda che trovo è il concetto di usa e getta. No, perché tutto quello che è usa e getta è un qualcosa che richiede energia, che richiede risorse e che ha un tempo di utilizzo e consumo che è ridottissimo. Tutto quello che è fatto per esempio in plastica, capace di resistere per decenni e decenni, noi lo utilizziamo, dopodiché lo buttiamo. Per noi l'usa e getta è un'abitudine costante, un'abitudine quotidiana. Una volta, banalmente, ma semplicemente chiedendo ai genitori o ai nonni, c'erano tante cose che si riutilizzavano costantemente, no? Certo. Ma sì, più va indietro, più il riutilizzo, diciamo, aumenta nel tempo almeno. Cioè, ma anche in casa nostra, pensa ai tovaglioli. Certo. Pensa agli strofinacci, allo Scottex, no? Cioè, tovagliolo di carta, tovagliolo di stoffa. Strofinaccio di stoffa, lo Scottex, insomma, di carta, sì. La carta da cucina, quella che si utilizza, la carta assorbente. Sotto tanti punti di vista, cioè sotto tanti aspetti, noi possiamo lavorare per ritrovare del valore nella cosa che noi stiamo utilizzando. Ok. Sì. Quella non è risolutiva del problema, no, certo. Perché non è così, però quella transizione culturale fa parte di quella transizione culturale di cui avremmo bisogno.
A parte queste piccole cose, poi ti potrei dire, ma le conosciamo tutti, ok, chiudi l'acqua quando ti lavi dentro. Tu parli anche di queste dentro cose, cioè di sostenibilità? Tratti Sì, un po' ma anche questi magari temi? anche, che ne so, quando sono nelle scuole, fortunatamente lavoro tanto con e per le scuole, e quindi quando parli con ragazzi, ragazze o bambini e bambine parli anche di questo, Certo, con tutto che loro sono molto più pronti al cambiamento di quanto non siamo noi sì, adulti, assolutamente, ok? sì, sì, sì. Però io credo che l'altro aspetto fondamentale è quello di ritrovare il concetto di collettività, cioè se tu, Vittorio, fai una cosa, io Serena faccio una cosa e siamo da soli, siamo degli individui, poco cambia. Forse siamo diventati un po' individualisti, mentre è molto Direi di sì. bello ritornare a parlare di collettività, e quindi anche questo quando andiamo nelle scuole cerchiamo di Forte. raccontarlo e trasferirlo. Sì, ma si può creare dei team, creare dei gruppi. Stavo per chiederti come fai a ricreare secondo te una collettività? Eh sì, beh, a scuola è facile, no? Si fanno dei team di lavoro e con dei progetti si creano degli obiettivi, e poi magari questi team di lavoro vanno a parlare con i loro decisori. Chi sono i decisori? Magari sono il preside piuttosto che la propria insegnante, semplicemente, quindi si cerca all'interno del proprio Magari della anche a propria casa, i classe, genitori anche. parlare con i genitori è un qualcosa di fondamentale. Tornare a votare. Per esempio, anche questo è ha un significato di collettività, sapere che come individui noi valiamo moltissimo con il nostro voto, e questo a livello, quando diventa il voto di un individuo diventa un voto collettivo, ha un peso politico enorme. Quindi magari scegliere dei rappresentanti politici che abbiano sensibilità a cuore In questi questo tema, temi, certo, sì. e se non ci sono, far capire che come opinione pubblica, come cittadini, abbiamo questa come priorità e come esigenza. In realtà questo non sta avvenendo, quindi Certo. sappiamo che la politica è un po' lo specchio anche Ti dico la di quello verità, che- io qua alle ultime elezioni ha spostato tantissimo, cioè, perché poi ci sono tanti temi che concorrono, ogni tanto con un tema sei d'accordo con una parte, con un tema sei d'accordo con quell'altra, quindi il mio ago della bilancia che a un certo punto ho deciso è stata proprio il piano energetico, cioè chi aveva il piano energetico, proprio io l'ho guardato con un occhio scientifico, no? Cioè quello scientificamente più realizzabile, anche solo perché poi ce n'erano alcuni che erano proprio senza capo né coda. Però appunto cioè, è il mio voto e sono solo uno. E tra l'altro, come dicevo prima, cioè, se tu vedi il problema nella sua interezza, no? Risolvere il cambiamento climatico, raggiungere il net zero entro il 2050, no? Che è l'obiettivo degli accordi di Parigi, corretto? Sì, esatto. Allora io non posso risolvere quel problema perché è troppo grande. Devo dividerlo in problemini più piccoli, e allora magari vedo che il prossimo problema che devo risolvere è: che cavolo ne so, ho mangiato la merendina, anziché buttare la carta per terra la butto nella cosa, anziché usare la macchina uso il treno, ed è il mio problema da singolo individuo. Poi però appunto, come dicevo all'inizio, vedi paesi, persone, associazioni che vanno contro delle soluzioni, come per esempio il nucleare, che abbiamo visto essere una cosa molto efficace. Tu cosa ne pensi? Qual è il tuo parere sulla questione nucleare? Ma allora, lo sappiamo, possiamo anche prendere come riferimento, no, i report che sono dell'Agenzia internazionale dell'energia, che vedono il nucleare all'interno della strategia energetica su scala globale. Ovviamente poi lì c'è da fare tutto il discorso di applicabilità a livello nazionale e territoriale, però certamente il nucleare ha una sua diciamo una sua posizione, un suo posizionamento anche per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, che sappiamo essere praticamente nulla nel momento in cui noi andiamo ad utilizzare questa preziosa tecnologia. Io credo che la questione del nucleare, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, sì, ovviamente parlo dell'Italia, sia da affrontare più dal punto di vista delle tempistiche e dal punto di vista del costo economico, perché è su quello che si gioca la partita. Per cui da questo punto di vista in Italia ci sono tantissimi ostacoli da superare e dovremmo essere nettamente più veloci. Partiamo anche da una posizione che non è particolarmente favorevole per lo storico che noi abbiamo sul nucleare, per cui abbiamo avuto questa frenata importante, e in questo momento, anche per questo motivo, è difficile immaginarsi, no, un'applicazione rapida e repentina, tant'è che comunque anche il MASE porta avanti una comunicazione
abbastanza spinta sul nucleare, ma in realtà Certo. siamo estremamente indietro, e quindi se abbiamo come obiettivo quello della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, tra l'altro a medio termine, quindi al 2035, in realtà per l'Italia fa fatica a mettere a fuoco una... Attualmente pensi, cioè, non c'è modo di raggiungere quell'obiettivo secondo te? È molto difficile. Attualmente dovremmo sicuramente accelerare in maniera importante. Hai visto che comunque anche a livello europeo, perché poi ci muoviamo più o meno come Europa, no? Certo. Sono stati stabiliti quelli che sono i nuovi obiettivi in termini di abbattimento delle emissioni di gas climalteranti, che sono importanti, perché si parla, non vorrei sbagliarmi, tra il 66, qualcosa per cento e il 72,25%, perché poi scelgono i numeri facili, al 2035 al 90% di abbattimento delle emissioni di gas climalteranti al 2040, per arrivare al 2050 Al net zero. a net zero. Come si dice, volere potere, nel senso che Certo. in ogni caso negli ultimi anni abbiamo accelerato abbastanza, no, la corsa in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Siamo migliorati o no? Beh sì, Ok. siamo migliorati, ma non abbastanza. Beh, È quello. prendiamo una buona notizia che comunque... No, però è vero, forse lo sottolineiamo troppo poco. Allora, il Sì, problema perché non per è esempio che io non ho la idea di transizione... quanto, cioè se tu mi dai un grafico 20 anni fa, quanto di più inquinavamo e quanto di meno inquiniamo adesso, perché appunto come dicevo, cioè, c'è sempre la narrazione che l'Europa non sta facendo abbastanza, l'Italia non sta facendo abbastanza, sta magari tirando anche la marcia indietro, come dicevamo prima, su tante cose, però è anche vero che magari qualcosina l'abbiamo fatto. È assolutamente così. Il problema è la velocità. Ok, Ecco, cioè non è il fatto, ok, è il ritmo. esatto. Tu pensi che invece, cambio domanda, al 2050 sia fattibile arrivare a un net zero? È complicato e sarebbe a livello internazionale, dici? A livello, Non so. sono domande complesse queste, Immagino. perché gli scenari sono tanti e prendono in considerazione tante parti. È molto difficile a livello internazionale immaginarsi diciamo un percorso che ci porti a un net zero al 2050, anche perché nelle ultime COP si è parlato pochissimo di mitigazione. No. Cioè, per esempio, nell'ultima COP si è parlato di un transition away, si è tolto ancora una volta il concetto di transition away from fossil fuel, quindi di abbandono ai combustibili fossili. La cosa incredibile è che nei testi negoziali il fossil fuel non è citato, come fosse un tabù. E questo avviene perché nelle conferenze delle parti, questo lo sanno pochissimi, partecipano 197 paesi del mondo che hanno siglato l'accordo di Parigi, ma i testi negoziali non escono se non all'unanimità. Quindi se c'è anche un solo paese che alza la mano e dice a me non va bene, quel testo negoziale non viene approvato. E quindi si è dovuto rimuovere questa parola chiave per perché farla c'era approvare. sempre qualcuno tra le economie basate diciamo sull'utilizzo dei combustibili fossili che metteva i bastoni tra le ruote. Detto questo, è evidente come per esempio l'accordo di Parigi abbia non trovato una soluzione al problema, ma facilitato un diciamo cambio di rotta in termini di emissioni di gas climalteranti, per cui ora stiamo andando verso un'anomalia in termini di temperature Certo. intorno ai 2,7 gradi, 3 gradi. Senza l'accordo di Parigi saremmo già verso i 4 gradi erotti. Quindi abbiamo già superato, cioè la soglia psicologica del grado e mezzo l'abbiemo già superata? Allora, l'anno scorso l'anomalia è stata di 1,5 gradi, però le soglie che sono contenute all'interno dell'IPCC e dei testi negoziali dell'accordo di Parigi in realtà sono su media mobile, quindi la soglia deve essere superata per un tot di anni per essere considerata spacciata. Detto questo, i modelli climatici in questo momento ci stanno dicendo che la soglia del 1,5 gradi verrà superata quasi sicuramente. Ok? Entro quando si sa? E diciamo che nei prossimi anni, 2030, 2035, entro 2030. E se noi superiamo il 1,5 gradi, cioè è vera questa cosa che non possiamo più fare niente, cioè è finita per allora, noi. Anche questo è un aspetto importante, perché poi abbiamo il climate clock, che è quell'orologio che va indietro e ci dice insomma quanto tempo abbiamo. Lo so che è molto più facile spiegare le cose individuando un tasto on off, ma certo. In realtà il sistema climatico ha
tanti tipping point, quindi tanti punti di non ritorno. Banalmente la fusione dei ghiacci in Groenlandia ha già superato il punto di non ritorno, spoiler. La corrente termoalina, quindi le correnti oceaniche come la corrente del Golfo, eccetera eccetera, è un punto di non ritorno, non l'abbiamo ancora superato, ma è molto sensibile. Ok, la fusione del permafrost in Siberia ha un altro punto di non ritorno, quindi abbiamo tanti punti di non ritorno. Qual è il significato di punto di non ritorno? Il significato ha un significato di irreversibilità del processo, cioè nel momento in cui tu superi il punto di non ritorno entri in una, diciamo, configurazione climatica che non, in qualche modo non riconosci più, e quindi in un clima che è difficile da sopportare rispetto al sistema in cui tu vivi. Tutto ciò hai messo in disequilibrio un po' tutto. Esatto. Ah, ho capito. Sì, quindi non è una cosa del tipo moriamo tutti, ma è una cosa, cambierà drasticamente il mondo in cui vivremo e dovremo adattarci. Non c'è un punto dopo il quale basta, non possiamo fare più niente, a parte che si può sempre fare qualcosa. Sì. Cioè, tu puoi fare in adattamento, quindi azioni di adattamento sono le azioni che hanno come primario obiettivo la riduzione dell'impatto. Cioè metto in sicurezza il territorio, esatto, faccio che tutti i cittadini sanno cosa sono le norme di autoprotezione civile, faccio in modo che quindi sai cos'è un'allerta, sai come ti devi comportare se c'è una tempesta in arrivo, eccetera eccetera. No? Sembra banale, ma in realtà noi andiamo a riprendere le onde e i torrenti in piena durante le situazioni di meteo intenso, addirittura estremo, e quindi questo ci mette in una particolare posizione di esposizione, vulnerabilità al rischio sicuramente importante. Quindi azioni di adattamento e azioni di mitigazione. Puoi sempre fare qualcosa, cioè il processo di magari non riesci a trovare una soluzione, però in realtà il processo di miglioramento è un processo che può avvenire in maniera costante. Sempre, certo, sì, questo è molto importante. Ma se c'è una cosa se dovessi scegliere una cosa da cambiare, se tu avessi la possibilità di cambiare una norma, non lo so, un qualsiasi cosa cambieresti? Guarda, ti dico due cose per l'Italia, che mi vengono in mente così. Una è un po' teorica, nel senso che c'è uno psicologo svedese che si chiama Per Epstein-Stoken, che dice che la più grande barriera che noi abbiamo per reagire in contrasto alla crisi climatica ha la distanza di circa, cos'è che dice lui, 8 pollici, insomma è la distanza delle nostre orecchie, quindi pare quella del nostro cervello, no? E io credo che questo tutto sommato sia abbastanza vero, perché è incredibile come ci sia tutta questa difficoltà nel percepire questa possibilità di miglioramento costante che abbiamo. Forse perché abbiamo sempre pensato che ci fosse una soluzione, o ci fosse una soluzione, ho capito, ci fosse un qualcosa che un piatto fatto e finito che sì, beh, alla fine lo facciamo, no? Individuiamo una soluzione e la facciamo, può essere l'auto elettrica, può essere anche il nucleare, nel senso che in realtà il nucleare fa parte della soluzione, fa parte di un sistema, come dicevamo prima, che ha tanti l'auto elettrica aspetti. fa parte di un sistema, il fotovoltaico fa parte, cioè il fotovoltaico da solo non ci salva, non può farlo, certo, sì. Quindi la soluzione no, pensiamo in un'ottica di miglioramento. E l'altra cosa che io farei subito, con tutto che le strategie di mitigazione sono estremamente importanti, però forse anche un po' per la mia, diciamo, per la mia professione, per quello di cui mi occupo costantemente, che è meteo estremo, meteo intenso, così è tutta la questione relativa alla protezione civile. Cioè io, se mi dovessero dire cosa fai come prima cosa, io prevenzione sul territorio e cercare di spingere verso una cittadinanza più pronta e preparata nel momento in cui magari c'è una potenziale situazione rischiosa che sta arrivando. Bello. Allora, poi in realtà noi io ti ho scritto per venire qua oggi perché ho visto la tua apparizione a Pulp, dove si parlava dell'attivismo e io in quella con l'ultima generazione. E io in quell'occasione lì, come ti anticipavo prima, mi sono trovato molto d'accordo con Fedez su una cosa in particolare, che l'attivismo deve essere qualcosa che avvicina il tema alle persone che non lo conoscono. E io penso che un certo tipo di attivismo, che a mio parere è molto performativo, più che altre cose, faccia esattamente l'opposto. E qui torniamo al tema della comunicazione, forse un po'.
Cosa ne Sì, pensi? sì, però torniamo anche a quello di cui discutevamo prima, no? Cioè, qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo Penso di sensibilizzare. fare comunicazione o di fare attivismo? Nel momento in cui si tiene bene a mente quello che è il proprio obiettivo, Mm, cioè se è l'obiettivo che condividiamo, no? Anche su questo tavolo qua, certo. allora magari si riesce anche a modulare la comunicazione o il proprio attivismo per fare in modo di raggiungere lo scopo. E in questo senso ti do ragione, nel senso l'obiettivo deve essere sempre quello di innescare una reazione propositiva, non avrebbe senso il contrario. Da una parte ti posso dire che siamo in un periodo di inattivismo così profondo, nel senso che facciamo l'inattivismo è un po' come se fosse il nuovo negazionismo, no? Certo. Siamo fermi, siamo un po' di immobilismo, forse dici. Esatto. Siamo in una situazione di inattivismo tale da forse in qualche modo richiedere anche delle azioni che vanno a scardinare un po' il sistema e perché no, magari in qualche modo lo vanno anche a infastidire un po' per dire guarda che così non va bene, perché alcune volte sembra proprio di parlare ai muri quando si richiedono delle politiche di adattamento e mitigazione. Dall'altra parte però bisogna farlo in maniera estremamente consapevole e quindi parlando con l'interlocutore giusto, individuando quelle che sono magari le collettività che possono in qualche modo innescare un processo. Quindi ovviamente non posso fare altro che difendere le varie forme di attivismo e anche di manifestazione, però magari un po' da boomer mi viene da fare quella, però sempre capito, sempre avendo ben chiaro lo scopo per cui lo si fa e magari, perché no, anche le possibili reazioni che si possono avere sul campo per evitare di polarizzare ulteriormente la anche perché nel caso specifico magari mi vai a, che ne so, occupare un'autostrada e quello che stai facendo fra le varie cose è creare il disagio alla mamma che deve andare a prendere il figlio a scuola per poi tornare in ufficio, alla guardia medica che deve portare i medicinali alle persone che sono a casa e non possono muoversi, cioè quindi comunque generi un danno alla collettività che è quella a cui tu vuoi arrivare, anziché effettivamente creare un disagio magari a un palazzo del potere dove vengono prese le decisioni. Questa cosa a me mi ha sempre un po' stupito, perché effettivamente dici cavolo, però quella gente lì, quella mamma lì, quella guardia medica lì la stai avvicinando o allontanando dal tema? No, ma più che altro, e qua sto parlando, cioè pensando ad alta voce, no, con Certo, te, certo. il fatto è che poi quella mamma in quel momento magari non è particolarmente consapevole sul tema del cambiamento climatico, anche alla luce di tutte le difficoltà che si hanno in questo momento nel rendere consapevole la cittadinanza. Cioè, se tu hai una cittadinanza che non è pronta a comprendere un determinato tipo di gesto, a quel punto tu vai a polarizzare ulteriormente la situazione, no? E effettivamente quella mamma o quel papà o qualsiasi persona o è pienamente consapevole del problema e quindi magari capace di dire, difficile, ma capace di dire d'altronde stiamo andando in una direzione talmente difficile da questo punto di vista che anche un'azione, una manifestazione di questo tipo io sono in grado di comprenderla e tra virgolette anche di appoggiarla, ma è quasi sicuro che non succeda così in questo momento, no? Ma proprio perché dici non sei pronto a ricevere questa tipologia di... Ma io credo che la maggior parte delle persone in questo momento non siano pronte a ricevere a capire, ad appoggiare. Sì, quindi torniamo sempre al discorso, bisogna anche cioè creare una popolazione consapevole e preparata a ricevere questa cosa. Sì, o riesci a fare un'azione, una manifestazione dove nel contempo riesci anche in qualche modo, non so, sto parlando di a dare un contenuto, no? A spiegarti molto bene. Essendo molto preparato, come dice, cioè, ne parlavamo prima, cioè devi essere preparato su queste cose, perché poi dopo vedi che dall'altra parte spesso e volentieri ci sono degli attivisti che però non sanno bene neanche loro, sono presi magari dall'ecoansia, da devo fare qualcosa, si aggrappano a questa cosa, all'attivismo identitario, però non sono preparati sull'argomento, come dicevi anche tu prima, cioè se io faccio casino, passami il termine, dopo devo anche essere in grado di difendere le mie posizioni con fermezza e con competenza, no? Sì, perché il rischio è poi di risultare personalmente attaccabili, no? Come individui, come attivisti, ma poi anche di far diventare attaccabile il tema e la bandiera che tu stai portando avanti, e questo non ce lo possiamo permettere. Esatto, è un danno che tu fai comunque all'intero. Esatto. Anche perché poi che cosa succede? Che l'attenzione mediatica va su quelle persone che anche con discreto coraggio decidono di
bloccare il traffico. In realtà non è che l'attenzione si sposta su quelle che sono le reali cause del problema. Certo, sì. È molto facile dare attenzione a un aspetto di questo genere, no? Cioè a un manifestante che si mette a gambe conserte in mezzo all'autostrada, in mezzo alla tangenziale. È molto facile dare, anche per un giornalista. Prova a metterti nei panni di un giornalista. Facile, vai lì e fai vedere, ma tutto quello che c'è dietro, che sono anche le motivazioni per cui il manifestante è lì. Tutto quello che c'è dietro rimane comunque al buio, un po' in non viene messo in evidenza. In realtà noi dobbiamo far luce su quelle che sono le cause di questo problema per fare in modo che i problemi vengano risolti. Un'ultima cosa che era venuta a me, che era emersa in quella puntata, poi dopo passerei anche ad altro, è il famoso utilizzo dei jet privati, no? Cioè il fatto che i ricchi, gli straricchi, inquinino per una buona percentuale di quello che è effettivamente il totale globale, e si parlava dei jet privati. Fedez diceva se l'aeronautica, l'intera industria aeronautica, questo è vero perché poi è il mio campo, inquina a livello di emissioni circa il 2% del totale, no? Quindi se tu anche rimuovessi completamente tutta la flotta civile e militare del mondo non daresti un impatto significativo. Sì, il tema è che, un po' come abbiamo detto diverse volte, non è che tu puoi individuare solo un settore, ok? E devi fare a fette il problema, e tra le fette c'è anche quella legata all'aviazione. Quindi in un certo senso ti dico di sì, nell'altro senso ti dico di no, nel senso che sì, è vero, è solo un 2%, ma una strategia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti tu la devi fare in maniera come si dice, trasversale, nel senso andando a prendere tutti i settori un pochino. E facendo in modo che in tutti i settori ci sia un abbattimento delle emissioni di gas serra. Okay. Non puoi individuare un settore. Non c'è un settore e dire, macro dove dici ok. Il settore macro è quello energetico. Cioè se colpiamo quello facciamo una buona fetta. Facciamo una buonissima fetta. Ovviamente quello che dovrebbe succedere è di non produrre più energia utilizzando combustibili fossili. Però anche il settore dell'aviazione, cioè quando tu individui il settore energetico, non è che individui solo la centrale termoelettrica, ok? Individui tutto quello che è un'industria, il sistema industriale, tra cui anche l'aviazione. Ovvio. Okay? Sì, quindi sì. nel senso, anche in questo caso la risposta non è semplice o non è univoca. Ti potrei dire sì, in un certo senso hai ragione, dall'altro punto di vista però dobbiamo cercare di no, ma io sono qua solo a fare l'avvocato del diavolo. Si dice che lo so che è una cosa tremenda e lo so che mettetevi nei miei panni, cioè il tema è difficile, in un certo senso è indigeribile, e poi quello che bisogna cercare di fare come esercizio è quello di abbracciare la complessità, come si dice, no? Sì. E quando in realtà noi siamo molto più pronti a sentire sì, è vero o no, non è vero. La soluzione veloce, sì. No? E tutte le volte invece la risposta in un tema come questo è sì, ma dipende, sì, ma non solo. Sì, però devi ricordarti anche quelle cose qui. Non è facile. No, per niente. Però secondo me, ti dico la verità, è passato, cioè l'hai spiegato molto bene, è passato molto bene, almeno sicuramente dal mio punto di vista, perché era proprio quello dove mi sarebbe piaciuto arrivare con questa chiacchierata, cioè una roba molto molto complicata che, come dici tu, hai usato una bella parola, indigeribile, quindi dobbiamo prendere un boccone alla volta, perché se mettiamo tutto dentro rischiamo di stare male e di non riuscire a cavare un ragno dal buco. Andrei verso la fine, che ti ho tenuta qua anche abbastanza, però prima ho alcune domande flash da farti, che sono alcuni falsi miti, no? Magari che girano alcune frasi, e brevemente magari rispondiamo, così chi a casa può avere una risposta, diciamo, chiara. La prima cosa che ti chiedo però è: quali sono secondo te 3 cose da fare, le 3 cose per uscire un po' dalla situazione in cui siamo ora, cioè 3 cose fondamentali che dovremmo fare? Allora, forse cambiare il nostro approccio alla comunicazione, quello sì, cercando di evitare o individuare, mettiamolo così, individuare e laddove possibile evitare quelli che sono i contesti che polarizzano molto la discussione. Quindi da individuare tutto sommato non sono così difficili, per cui nel momento in cui vediamo che la comunicazione avviene in modo così polarizzato, può essere una campanella e dire no, forse però questo tema
necessita di una trattazione differente, quindi già questo può essere, quindi andare ad individuare eventuali fonti più equilibrate che riescono in qualche modo a spiegarci come stanno le cose senza necessariamente fare il tifo, no? Fare il tifo da squadra. Quindi questo sicuramente, magari cambiare un po' il nostro approccio appunto alla comunicazione, cercando, ricercando e richiedendo una comunicazione più equilibrata. L'altro è, come dicevamo prima, perché no, il nostro modo di vedere le cose che utilizziamo, e quindi non necessariamente cambiare un'abitudine che magari facciamo fatica, banalmente anche per esempio la nostra dieta è molto importante, no, in termini di impatto, però se io dico dobbiamo diventare tutti vegani, abbiamo una grandissima percentuale di persone che arricciano il naso, però già il fatto di capire che per esempio la nostra dieta ha un impatto importante dal punto di vista ambientale è un passo in avanti, perché poi dopo se tu guardi le piramidi, non so se l'hai mai vista, la piramide alimentare vicino alla piramide ambientale, sì, noti che le due cose coincidono. Le mettiamo poi anche qua davanti. Perché è bello, perché praticamente ti fa vedere come l'Organizzazione Mondiale della Sanità ovviamente suggerisce delle linee guida per avere, diciamo, rimanere in buona salute in base alla propria dieta, e quindi ti dice banalmente devi mangiare poca carne rossa. Se tu ribalti la piramide trovi che lo stesso consiglio è dato per ridurre l'impatto ambientale, quindi in realtà cambiando un po' l'abitudine. Quindi potremmo dire che una dieta sana è anche una dieta sostenibile? In generale sì. Diciamo sì, a grandi linee potremmo dire così. Interessante. Sì. Però anche questo per esempio è un discorso interessante, no? Noi abbiamo assunto delle abitudini che spesso ci fanno mangiare carne, che può essere la bistecca ma anche il salume. Sì. È quasi una volta al giorno, se non addirittura 2 volte al giorno, quasi senza accorgercene, perché mangiamo la piadina. È vero, piuttosto che abbiamo mangiato una piadina prima. Ma uno non ci pensa, ma guarda che non è una questione di senso di colpa, no, è una questione di abitudine. Di abitudine culturale che hai preso, sociale, certo. Quindi uno dice va bene, io magari tengo la carne 2 volte alla settimana, però evito di mangiarla tutti i giorni. Ok? Anche quello può fare la differenza. Quindi iniziare semplicemente, senza fare esempi specifici, però a cambiare approccio. Cambiare un pochino approccio. No? Terza cosa? Allora, abbiamo detto la comunicazione. Comunicazione, approccio. No, le altre cose sono 2. Una, la questione del voto. Dobbiamo riniziare a considerare il voto un qualcosa che è un diritto e un dovere. Però la lancio lì perché è un discorso importante. Nel nostro piccolo anche la questione degli investimenti è una questione molto importante. Se uno ha un piccolo investimento, è molto importante capire dove e in che direzione viene fatto, no? Tutta la questione dell'investimento anche della banca a cui ci affidiamo in realtà sembra di poco conto, ma la finanza climatica ha una forza pensate, è assurdo, enorme, estremamente importante, perché vi faccio gli esempi più tu investi magari in un gruppo, in una banca, anche con il tuo piccolo gruzzoletto, quello che hai a disposizione, ovviamente con la banca magari che io possiedo con la carta, dici, proprio faccio un investimento. Sì, per esempio ci sono delle banche che sono molto più sensibili alla questione, delle banche che lo sono molto meno, delle banche che investono molto in anche combustibili fossili, estrazione. Sì, la banca etica per esempio cerca di seguire tutte le linee guida, quelle ESG, quindi sostenibilità sociale, di governance e ambientale, perlomeno ci si prova, poi c'è tutta la tassonomia europea nuova, quello è un mondo, però certamente ci sono dei fondi o delle linee di investimento che ancora puntano verso l'utilizzo di combustibili fossili anche da giacimenti non convenzionali, quindi magari sono dei progetti pilota che vogliono estrarre combustibili fossili da giacimenti non convenzionali, parlo di gas shale, oil shale, tar sand, tutti quei giacimenti che non come Paperon de Paperoni che trivellava, usciva fuori il petrolio, ma devi fare una lavorazione tecnologica molto importante, per cui servono delle linee di investimento apposta. Ecco, se uno decide nel proprio piccolo di focalizzare il proprio investimento, quindi il proprio effort, le proprie possibilità, magari in una delle varie aspetti che fanno parte della transizione, che può essere anche relativa ai diritti umani, inclusività, governance, ridotto impatto ambientale per l'efficienza energetica, tecnologia ridotto impatto ambientale, rinnovabili, anche quello può fare la differenza. È interessante, questa cosa non la sapevo dell'impatto finanziario, molto carino. Adesso però sfatiamo 2 o 3 falsi miti. Allora, tipica frase: siamo d'estate e
viene una settimana di alluvioni e tempeste, dico, beh, allora il cambiamento climatico non esiste, dov'è il riscaldamento globale? Guarda che fresco che c'è. Sì, allora questo lo vediamo quando c'è una nevicata fuori stagione, quando c'è magari un'ondata di freddo estivo, nel senso che fa più freddo rispetto alla norma, eccetera, eccetera. Qui si fa differenza tra meteo e clima, dobbiamo sempre ricordarci che una singola situazione meteorologica non fa tendenza climatica, quindi in realtà nella variabilità naturale della condizione meteorologica questa variabilità si inserisce all'interno di una tendenza climatica che noi calcoliamo sulla base di almeno 30 anni, ok? Quindi quello che bisogna ricordarsi è che un singolo evento meteorologico non fa la tendenza climatica. Ah, c'è questa cosa che gira, che mi hanno scritto anche in dei video precedenti, che all'epoca dei Romani faceva molto più caldo di adesso, quindi non è vero che la temperatura non è mai stata così alta, eccetera, eccetera. Allora, no, è falso. All'epoca dei Romani, sostanzialmente noi, se tu vai a vedere il grafico delle temperature dell'Olocene, ok, ci sono delle fluttuazioni ovviamente in termini di temperatura, ma il periodo dell'Olocene è stato tutto sommato abbastanza stabile climaticamente. Se vai a vedere il grafico delle temperature vedi poi la cosiddetta forma della mazza da hockey, cioè il fatto che in realtà repentinamente vedi proprio questa anomalia che schizza verso l'alto. Quindi ci sono state delle fluttuazioni, questo sì, lo confermo. Gli ultimi studi, intendo degli ultimi 10 anni, dimostrano in maniera ancora più rigorosa come questi andamenti dal punto di vista climatico siano però più locali e non globali, mentre il riscaldamento che stiamo osservando in questo momento avviene su scala globale. Quindi magari all'epoca nell'Europa dei Romani c'era una fluttuazione, esatto. però nella media globale invece non era così. Ok, ottimo, perfetto, super chiaro. E la CO2 fa bene alle piante, quindi va bene che ce ne sia di più. Sì, questa credo sia un cavallo di battaglia di Zecchi. Sì. No, nel senso che certamente la CO2 fa parte, no, del ciclo di vita delle piante ed è importante, e l'abbiamo anche detto prima che fortunatamente la CO2 esiste come componente naturale della nostra atmosfera. Il problema comunque resta quello della concentrazione, e tra l'altro ci sono dei nuovi studi che sono stati recentemente pubblicati e nello specifico riguardano una foresta che si trova in Australia, che mostra come stia cambiando quello che è il bilancio di CO2 in atmosfera a causa dei lunghi periodi di caldo che purtroppo questa foresta sostanzialmente deve sopportare. E quindi è più la quantità di CO2 che viene emessa della quantità di CO2 che viene assorbita, quindi anche in questo caso la risposta è no. E poi c'è il Sole, che in realtà è tutta colpa sua, perché ha dei cicli naturali che scaldano il pianeta e noi non possiamo farci niente. Ma anche certamente il Sole ha un'importanza fondamentale, no, in quello che è il clima sulla Terra, e è anche abbastanza intuitivo. In realtà non ci sono delle correlazioni che mostrano l'andamento della temperatura dell'atmosfera su scala globale attuale che stiamo osservando e quella che è l'attività solare. Quindi se tu vai a mostrare un grafico che mostra, magari poi riusciamo anche a metterlo in sovrapposizione, sì, lo mettiamo qua, tutte quelle che sono le forzanti naturali e antropiche, vede che in realtà la forzante relativa all'attività solare non ha correlazione con sì, c'era proprio il grafico dove addirittura vanno in direzioni completamente opposte. Ma tu sei una persona, sei ottimista o pessimista riguardo al futuro? Allora, no, credo che i miei amici cari direbbero pessimista. In realtà a metà e metà, nel senso che io mi lego molto a quel concetto di miglioramento che ti dicevo prima. Negli ultimi anni un po' di frustrazione c'è, onestamente, anche perché mi rendo conto, anche per il mestiere che faccio, di tutte quelle che potrebbero essere le potenzialità. E quindi nel momento in cui ti rendi conto delle potenzialità e capisci che ci sono degli ostacoli dal punto di vista comunicativo e anche dal punto di vista applicativo, dopo un po' è stancante come situazione, certo. Ok? E quindi mi fa fatica forse essere ottimista in questo senso. Credo che comunque, cioè, da un certo punto di vista, scienza e tecnologia ci possano dare una grandissima mano, e quindi magari quando riusciremo a superare quella barriera che dice per Epstein-Stoken, che è alla distanza delle nostre orecchie,
magari riusciremo finalmente a portare avanti una transizione, perché no, anche con il buon umore, no? Senza pensare sempre al concetto di rinuncia, ma al concetto di sviluppo sostenibile, cioè anche sostenibile. Guarda che sta sulle palle a tutti la parola sostenibile. La parola sostenibile, sì, perché poi è un po' come riscaldamento globale, cambiamento climatico, sono quelle parole diventate ormai politicizzate completamente. E quindi abbiamo perso anche un po' il significato, quando in realtà sostenibile fisicamente vuol dire teoricamente ripetibile fino all'infinito, senza che qualcuno ne soffra, senza che le risorse vengano terminate, senza che l'ambiente non ce la faccia più e si esaurisca. Quindi sarebbe bello, no? Una ventata di ottimismo e di speranza. Anche io credo che ce ne sia bisogno. Io vedo tanti giovani in questo momento che fanno fatica perché hanno questa visione del futuro sì, è così. di dumismo. Quindi ragazzi, mi raccomando, studiate, che siete voi i prossimi scienziati e scienziate del futuro. Ovviamente non dimenticate di andare a seguire Serena su tutti i suoi social. Ti troviamo dove? Su Instagram? Sì, io sono su Instagram, Facebook e basta sostanzialmente. Ok, perfetto, benissimo, andate a trovarla, vi lascio ovviamente tutti i link. Non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io Serena ti ringrazio perché è stato un grande piacere. A presto. Alla prossima. Ciao.